Domenico non mi ama. Come posso fargli cambiare idea? Bene, c'è un segreto che in realtà puoi utilizzare sin da subito e voglio svelartelo all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così tutte le volte che pubblicherò nuovi video settimanali potrai riceverli in anteprima. Detto questo, cerchiamo di entrare subito in questo tema caldo che è un po' quello che molto spesso sento giorno dopo giorno da persone che mi contattano e mi dicono: Domenico, non mi ama più, cosa posso fare? Come posso fargli cambiare idea? Prima di tutto c'è una doverosa premessa. La fine di un amore in realtà esiste tanto quanto, un po' come dalla mattina a mezzogiorno sostanzialmente. Perché? Perché in realtà in una coppia o non c'è mai stato amore, mai, proprio dall'inizio, non è mai scoccata questa splendida emozione, oppure molto probabilmente quello che ti stai sentendo dire non esiste, ok? Quando l'altra persona ti dice non ti amo più, in realtà sta solo cercando la soluzione più facile e immediata per dirottarsi altrove, che poi sia un'altra donna, che poi sia un altro uomo, che poi sia una qualsiasi altra situazione che sta affrontando nella propria vita. Quindi ogni volta che ti senti dire non ti amo, prendi da subito la consapevolezza che questa situazione in realtà è appariscente, non esiste, è soltanto un'obiezione per evitare di entrare in ragionamenti logici e spiegare alcune cose che molto spesso la gente è diventata pigra, non vuole più spiegare, non si vuole entrare più nel profondo dei sentimenti e quindi usiamo la frase pronta, non ti amo, così ti dimentichi subito di me. Invece cosa succede? Succede l'esatto opposto, perché gli esseri umani non dovrebbero mai essere rifiutati e non sono pronti ad essere rifiutati. Quindi sentirsi dire non ti amo significa io ti sto rifiutando e tu entri in una sorta di complesso emozionale così, così distruttivo per quella che è la qualità della tua vita, che poi ti ritrovi a fare tutta una serie di azioni istintive. Provi questo, provi quell'altro, tenti con le chiamate, tenti con centinaia di messaggi, parli con la persona X, con la persona Y, tutto perché lui o lei nel pronunciare queste parole hanno generato questo risultato. Ecco, io ora prima di tutto voglio che tu sia consapevole oggi, guardando questo video, proprio che in realtà quella non è nient'altro che una scusa a cappello per togliersi via ogni sorta di responsabilità e di dover dare tutta una serie di spiegazioni. Quindi considerala come tale. Ora ti dico invece qual è la modalità giusta che dovrai utilizzare e come comportarti da questo momento in poi. Ok? Voglio farti un esempio pratico. Per farti capire ciò che ti sto per spiegare, voglio proprio portartelo in una situazione reale, ok? Quella genitori-figli, ok? Prova a immaginare un bambino che non vuole mangiare la pasta, ok? E prova a immaginare dall'altra parte un genitore che cerca a tutti i costi di fargliela mangiare. Dobbiamo riportare questa situazione nel tuo caso ora. Quindi il bambino, ok, in questo caso è lui o lei che ti dice non ti amo, non voglio mangiare la pasta, non ti amo, ok? Dall'altra parte c'è il genitore, quindi in questo caso tu, che cerchi a tutti i costi di fargliela mangiare. Quindi spieghiamoci, chiariamoci, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, ti aiuto io, vediamo chi c'è di mezzo, eccetera, eccetera. Quindi è un po' il genitore che inizia a dire mangia questa pasta perché è buona, se la mangi ti do un giochino, eccetera, eccetera. Quindi si inizia questa sorta di compromesso, ok, che in realtà è distruttivo e deleterio. Poi si inizia in quella fase, come si suol dire, quasi di ricatto, no? E quindi se non mangi la pasta non ti do i giochini, se non mangi la pasta non ti faccio vedere la televisione, non ti faccio più uscire.
E dall'altra parte, ecco, per fare la similitudine con la tua specifica situazione, ok, allora se veramente non mi ami più io sparisco, non mi faccio più sentire, allora parlo con tua mamma, allora ne parlo con i tuoi amici, allora cerco di capire se c'è un altro, eccetera, eccetera. Quindi vedi quanta similitudine c'è in questo esempio, in questa metafora che sto utilizzando. Ora, il segreto qual è? È quello di essere controintuitivi. Perché tutto ciò già lo sappiamo che se il bambino dice non voglio la pasta e tu provi a tutti i costi a fargliela mangiare, non otterrai nulla. In questo caso, per essere controintuitivi, cosa dovresti fare? Semplicemente far capire a lui che se questa è la sua volontà va bene così. Se il bambino dice non voglio mangiare la pasta, va benissimo, non la mangi, la prendi, la metti da parte, finisce lì. Ok? Dovrà essere il bambino stesso che capirà col passare del tempo, dei minuti, delle ore, eventualmente che molto probabilmente forse è meglio se mangia quella pasta, altrimenti rimane a digiuno, perché forse poi gli viene il vuoto allo stomaco, perché forse era buona veramente la pasta. Deve esserci un'autoconsapevolezza. Lo stesso vale per l'altra persona. Se l'altra persona ti dice non ti amo più, va benissimo, ok, finiamola qua, ma senza nessun altro tipo di spiegazione. Assolutamente è l'altra persona che deve rendersi conto e deve entrare in questa autoconsapevolezza per capire cosa sta accadendo. Altrimenti sarebbero le tue dispiegazioni, i tuoi ragionamenti logici, i tuoi tentativi di recupero e non la sua consapevolezza. Alla fine, cosa te ne fai di una persona che in realtà ti dice non ti amo, ma tu stai lì a cercare di convincerlo in tutti i modi, con tutte le strategie possibili? Io sento tante di quelle stronzate, permettimi il termine, sul web di fantomatici coach che ti dicono fallo ingelosire anche tu, fai questa cosa qua, falla quella. Cioè, in realtà cosa ce ne facciamo? Noi dobbiamo prima di tutto entrare in una fase di consapevolezza e poi successivamente, come spiego anche in altri video su questo canale, entrare appunto nella modalità emozionale. Quello può fare la differenza, ok? Tante persone mi dicono, Domenico, se io faccio così poi lui si allontana per sempre. E io ti dico, prova a fargli mangiare la pasta a tutti i costi e te la ritroverai a terra, ok? Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto, metti un like se ti fa piacere oppure commenta se vuoi darmi il tuo parere o vuoi suggerirmi altri video da realizzare e perché no, seguimi sul mio sito domenicoiapello.com, lì tanti contenuti gratuiti dai corsi sulla riconquista, la seduzione e le relazioni di coppia agli articoli di blog. Ti ringrazio e alla prossima, ciao!